Giugno 2018, l'estate si sta avvicinando e stai pensando di installare una pergotenda, un pergolato o una pergola nel tuo giardino. E aggiungo anche un quarto elemento, le tettoie. Allora, per le tettoie ti consiglio caldamente di vedere l'apposito video che ho già pubblicato nel mio canale YouTube. A proposito, iscriviti nel mio canale YouTube, clicca sulla campanellina e riceverai i preavvisi dei nuovi video. E in questo modo potrai commentare questo video e anche tutti gli altri che ho pubblicato nel mio canale YouTube. Allora, direi che è necessario accendere le slide e seguire questo riferimento. Intanto abbiamo delle definizioni a livello nazionale di pergotenda, pergolato e pergola? Al momento no, neanche il regolamento edilizio tipo del 2016 si è preoccupato di questo, quindi a questo punto consiglio di andare a consultare le eventuali norme regionali, regolamenti regionali e infine i piani regolatori e di fare attenzione comunque agli eventuali vincoli e alle norme settoriali che comunque valgono, al di là di quelle che andiamo a vedere ora, che sono solamente a livello edilizio. Benissimo. Pergola, pergolato, suonano simili, ma c'è una leggera differenza. Tutte e due hanno una funzione di sostenere una struttura che dia supporto a piante rampicanti affinché ci sia una copertura ombreggiante e il riparo dello spazio sottostante. Ovviamente devono essere di modeste dimensioni e devono non avere fondazioni, cioè non devono essere infisse in maniera permanente al suolo, perché a quel punto viene a mancare il criterio e il concetto di precarietà dell'opera. Quindi questo è un po' lo spartiacque affinché sia classificato più come un arredo da giardino che come un manufatto permanente, perché se è un manufatto permanente, ahimè, si comincia a sconfinare la cosiddetta linea rossa, ok? E lì a quel punto si presentano problemi di difformità, illeciti e abusi. Questo è un po' per fare il quadro. Differenza fra pergola e pergolato è che il pergolato può essere costruito in appoggio e comunque in aderenza a un fabbricato, a una parete. Molto spesso le vedete anche in questi centri fai da te, dove sono vendute magari con la classica trave che viene ancorata al muro e da lì viene appoggiata e costruita con semplici due pilastri e viene costituito tutto il manufatto. Questo è il pergolato. La pergola invece è libera su tutti e quattro i lati, autonoma, quindi quattro pilastri e quindi autoportante in maniera singola, autonoma. Ok, questo era un po' lo spartiacque. Allora, per quanto riguarda invece la pergotenda è una struttura, l'avete vista molte volte, no? Anche nei centri fai da te, nei supermercati. Vedete questi binari che scorrono addosso a queste strutture che sono pergole o pergolati. Quindi già che ci siamo facciamo anche una cosetta. Vi faccio vedere, ecco, questa è l'immagine. Questa è una pergotenda. La pergotenda, come vedete, ha una struttura a pergola o pergolato e sotto di questa o sopra di questa ci sono varie tipologie. Scorre la tenda a binario, che però è una tenda amovibile, quindi può essere meccanizzata o comunque può essere normalmente chiusa e aperta nei periodi che, come preferiamo, con anche meccanismi manuali. Consiglio quelli meccanizzati però, perché quando comincia ad essere certe dimensioni ci vuole una certa forza. Benissimo, anche qui come sono inquadrate e quali permessi possono servire? Bene, è uscito questo glossario famoso del marzo 2018. Questo glossario ci dà una carrellata di interventi e di opere che a livello nazionale sono esentati da permessi, SCIA, CILA, titoli abilitativi, comunque li vogliamo chiamare, fatti salvi gli eventuali vincoli e le norme settoriali. Lo so, venga a noia, è pallosa sta cosa, ma è importante ripeterla, soprattutto per i non addetti ai lavori, ok? Mentre i professionisti tecnici questa cosa dovrebbero saperla già, perché anche loro l'avranno sentita fino alla noia. Qui, glossario. Cosa ci dice il glossario? Ci dice che nel caso in cui, ve lo evidenzio qui, siamo alla voce numero 50, ok? E ci dice che l'installazione, riparazione, sostituzione e rinnovamento di tende, va bene, tenda a pergola o pergotenda,
praticamente faccio prima dirvi che sono la stessa cosa, simili ma non uguali, ma insomma pochissime differenze che in questa serie voglio saltare. La pergotenda è edilizia libera perché andiamo a vedere sopra, rientra fra gli elementi di arredo delle aree di pertinenza, quindi per questo motivo è ammessa. O andiamo avanti e qui arriviamo alla sorpresa. Sempre nella stessa categoria, in questo caso alla numero 45, quindi la tipologia di intervento numero 45, categoria aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza, troviamo, ve lo evidenzio qui, lo vedete qua, bene, ci dice installazione, riparazione, sostituzione e rinnovamento, quindi per installazione ex novo anche la prima volta, di pergolato, bene, di limitate dimensioni e non stabilmente in fisso al suolo. Qui ci sa questi due aspetti, limitate dimensioni e non stabilmente in fisso al suolo. Allora, limitate dimensioni quanto? C'è qualcuno che mi sa dire giurisprudenza alla mano 10x20, 30x40 oppure lo fa grande quanto un hangar? Non si sa, però anche qui che si consiglia? Io dico rivolgetevi a tecnici professionisti, fatevi dare un consiglio, non c'è una risposta certa, però prima di agire così veramente in maniera libera io una piccola consulenza a un professionista la chiederei, soprattutto per capire se siete in zone vincolate, perché chiaramente un pergolato sul Palazzo Vecchio, sulla Reggia di Caserta, ci penserei due volte prima di metterlo. Sì, è vero, è edilizia libera, peccato che è un immobile vincolato alle belle arti, quindi fare molta attenzione da questo punto di vista. Conclusioni. Allora, anche qui, questo riguarda anche la pergotenda. Scegliete comunque dimensioni modeste in relazione anche al tipo di immobile che possedete, quindi se avete una villa mono bifamiliare o piuttosto di una tipologia mista va avuto un certo occhio e trovare un certo equilibrio anche da un punto di vista di dimensioni, perché effettivamente con una norma che non te lo dice, chi lo sa se magari in quel comune, quella pubblica amministrazione, una pergotenda o un pergolato di certe dimensioni, 20x40, non è che magari la veda proprio come edilizia libera. Allora cosa succede? Lì si va in altri ambiti più incerti. Quindi questa è un po' la raccomandazione, la conclusione, cioè agite con prudenza, rivolgetevi ai tecnici e professionisti, oppure meglio ancora comunque consultate anche gli enti pubblici, così avete un doppio raffronto. Benissimo, ritorniamo, togliamo le slide, benissimo. Allora, se volete fare comunque commenti, quesiti, li potete fare qui nella barra inferiore del video, che sia su Facebook e YouTube è la solita cosa. Vi aspetto anche su Instagram, su LinkedIn, quindi possiamo scambiare anche, come dire, idee in queste piattaforme. Iscriviti al canale YouTube, così potrai commentare esattamente qui sotto e riceverai anche i preavvisi dei prossimi video e magari puoi anche suggerirmi argomenti da trattare nei prossimi video. Benissimo, allora direi che abbiamo concluso per oggi e ci aggiorniamo al prossimo video. Un saluto da Carlo Pagliai.